Stamattina ero sul trono quando ho visto questo. No, ma cioè, stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Ma dove siamo arrivati? Per favore, poi dite che sono io. Cioè ragazzi, ma vedete che ho ragione, che sono sempre meglio io con questo look. Comunque ho deciso, queste le chiamerò gli occhiali della criticona, perché ogni volta che ho questi occhiali, cioè ragazzi, scopro dei look proprio fabulous, proprio assolutamente. Ma io non ho parole. Cioè, se nel video con Chanel c'era voluto più di un minuto di silenzio, cioè qui ci vuole un giorno intero di silenzio proprio. Ma il fatto è un altro, è che se già addosso a una modella un outfit del genere non è accettabile, ma figuriamoci addosso a una persona comune come noi. Quindi ragazzi, non sapete che cosa mi è venuto in mente. Io mi sono armata di sacchetto per pattuniera, perché sì, per me questo sembra un sacchetto da pattuniera proprio. Ora vi faccio vedere meglio e ditemi se non è un sacchetto da pattuniera. Io non so definirlo in un altro modo, perché cioè, per me questo è un sacchetto da pattuniera e io ce l'ho. Quindi ragazzi, il sacchetto da pattuniera è qui, io voglio provare a fare questo look. Questo era l'unico colore che avevo, che si avvicinava un pochino, diciamo, al colore di questo qua della foto. Però comunque, cioè, stiamo parlando di un sacchetto della spazzatura, cioè, ma chi che esce con addosso un sacchetto della spazzatura? Voglio dire, che cosa vai a fare? Ma che cosa vai a fare? Io non lo so. Boh. Forse questa idea magari gli sarà venuta nel periodo del Covid, sai che erano tutti pronti per andare a buttare la spazzatura e magari sarà venuto lì il genio a questo stilista. Ah, lo stilista, se non sbaglio, si chiama, aspetta che ve lo dico subito, Acne Studios, ragazzi. Non lo conoscevo assolutamente, non so se è una donna, un uomo, se lo conoscete fatemi sapere e vorrei sapere che cosa ha realizzato di così eclatante oltre al sacchetto della spazzatura per essere lì. Perché vi ripeto, se un comune mortale avesse realizzato dei look da passerella come questi, secondo me non sarebbe andato mai da nessuna parte. Però adesso voglio subito mettermi in opera, realizzare il cartamodello e fare sto pantalone. Non so bene come lo realizzerò perché è coperto da una sorta di camicia, quindi non lo so, farò un pantalone con elastico, boh, normale, poi largo, lunghissimo, che vai sotto ai piedi, cioè, ma boh, vabbè. Comunque faremo un pantalone un po' così a come ti viene e vediamo cosa ne esce fuori. Comunque ragazzi, voglio esprimere un pensiero personale per quanto riguarda la moda. Io trovo che oggigiorno gli stilisti, pur di stupire, vogliono, ovviamente uno vuole sempre stupire, no? Ma trovo appunto che oggigiorno facciano delle cose veramente indescrivibili, indicibili, ma proprio che non si possono indossare, ma inguardabili, pur di stupire appunto. Non c'è più l'eleganza di una volta, che quando vedevi un abito dicevi wow, bellissimo, perché io trovo che comunque le persone possono essere stupite anche attraverso la semplicità, l'eleganza. Basta poco per stupire, secondo me. In quel modo, secondo me, non stupisci, cioè rendi veramente, punto primo, ti rendi imbarazzante e poi vieni ricordato non per una cosa bella ma per una cosa brutta, che poi alla fine finisci nel dimenticatoio, voglio dire. Quindi per favore ragazzi, cercate di portare cose belle nel mondo e non sacchetti da spazzatura o altre cose, cioè assolutamente no. Cerchiamo di rendere un mondo più bello e non lo so dove andremo a finire ragazzi, non lo so. Comunque dopo questo sfogo mettiamoci all'opera. Ma poi ragazzi, non oso immaginare chissà quanto costerà
ma voi non preoccupatevi assolutamente, perché questo lo potete fare anche voi a casa, non c'è bisogno di nulla. Io ho finito anche la carta per i cartamodelli, ma che cavolo me ne frega, prenderò dei fogli e li scotcherò insieme uno ad uno, ma proprio mi farò sto pantalone che magari costerà 1.000.000 di euro e io lo farò a costo di, ma penso 2 euro. Quanto può costare un sacchetto della spazzatura? Allora, se un pacco lo paghiamo circa 2 euro, cioè un sacchetto, ma quanto lo avrei pagato? Avrete anche voi un look da proprio, non vi preoccupate. Dunque devo dire che sono arrivata a buon punto, ho cucito tutti i pantaloni, gli ho fatto anche le impunture, adesso non mi resta che attaccare il cinturino e il bottone. Guardate che belle che sono venute le impunture, ma tra l'altro ragazzi mi aspettavo fosse un lavoro un pochino più complicato, mentre invece ragazzi è filato liscio come l'olio. Ho ovviamente utilizzato un ago molto sottile, perché altrimenti si bucherebbe troppo la plastica, il sacchetto, quindi se in caso volete provare a farlo utilizzate un ago molto sottile. Allora, finalmente questo pantalone l'ho finito, ho attaccato anche il cinturino e poi qui ho messo dei ganci per chiuderlo. Ovviamente bisogna stare super attenti, perché ovviamente è un sacchetto della spazzatura ed è super delicato, quindi bisogna stare attentissimi. Inizialmente questo pantalone doveva essere fatto per me, soltanto che mi era preso proprio il lampo di genio, che ho voluto provare un nuovo metodo per costruire il cartamodello del pantalone e alla fine è uscito molto più piccolo e quindi l'ho dovuto adattare a mia sorella, che lei ovviamente è uno stecchino confronto alla mia rotondità, ragazzi. E dunque, quindi ora ho finito, sto aspettando che mia sorella viene qui, speriamo che venga al più presto, così ragazzi proveremo a creare tutto il look e vediamo cosa ne esce fuori. Però ragazzi devo dire che ci sono rimasta malissimo, sapete perché? Perché alla fine quando ho cucito questo benedetto sacchetto di plastica è uscito fuori anche una cosa carina, simpatica, quindi ragazzi forse questo video avrà la svolta. Ragazzi, finalmente tutta la mattina che l'aspettavo è arrivata alla buon'ora proprio. Adesso ci stiamo preparando per vedere il look finale e ragazzi vi stupiremo. Comunque lei è mia sorella Sara, se volete potete seguirla su Instagram. Lei si chiama su Instagram? Non mi ricordo. Per il momento stiamo cercando di ricreare il make up di questa modella e sì, è abbastanza semplice perché lei non è assolutamente truccata sugli occhi, ha soltanto il rossetto e quindi è quello che stiamo facendo. Raga, scusate per i suoni sopra, come al solito sapete che stanno facendo i lavori, ma comunque questo è il look finito. Cioè raga, lasciate stare la maglia con la chiazzettina perché se l'è sporcata carina con il caffè e niente, però alla fine ci siamo riusciti. Cioè guardate raga, perfetto ragazzi. Quindi questo è un look da milioni di dollari e ce l'abbiamo anche noi con un sacchetto della spazzatura, raga. Un sacchetto della spazzatura, cioè ma guardate come calza. Ma guardate che fighi questi pantaloni. Ah, una cosa volevo ricordarvi. In realtà questo pantalone andrebbe fino a sotto i piedi, ma dato che il sacchetto è di 1,10 m, più di tanto la lunghezza non si può. Quindi se siete un po' bassine si può fare, altrimenti no. L'altezza di mia sorella è di circa 1,60 m, vero? Quindi se siete più di 1,60 m, più di così non si può, raga.
Allora raga, vi raccomando, questo per me è importante. Se arriviamo a 1000 like, mia sorella esce di casa in questo modo. Quindi ragazzi, lasciatemi almeno 1000 like. Io sto accettando la sfida, però mi raccomando, siate clementi. No, non la date retta. Raga, 1000 like, mia sorella esce così di casa, col sacchetto della spazzatura. Bene raga, abbiamo finito di fare le foto e niente, adesso non ci resta altro che montare il video. Io spero che questo video vi possa piacere. Se in caso avete altri look da proporre, vi raccomando, lasciateli qui sotto tramite un commento e proverò a realizzare qualche altro look bizzarro, sempre con l'ospite d'onore qui. Mi raccomando, vogliamo tanti like. Mi raccomando. Bene ragazzi, il video termina qui, spero di avervi intrattenuto. Noi ci vediamo in un prossimo video e io vi mando un grossissimo bacio. Ciao ragazzi!